Come state ragazzi? Spero tutto bene. Oggi voglio parlarvi, siccome sta per iniziare la nuova stagione sia per l'università che per la scuola che per il lavoro, insomma sta finendo l'estate e quindi inizia il duro lavoro, voglio darvi un po' i miei consigli o comunque le 10 cose un po' più pratiche che possono esservi utili durante questo periodo, perché sono cose che faccio anch'io e che ho imparato a fare pian piano non solo da altre persone, da libri, corsi, cose che ho fatto, ma anche ho imparato di mia iniziativa. Grazie mille per il supporto in live ragazzi ogni martedì sera e adesso sto iniziando anche il giovedì perché mi sta piacendo molto, sto iniziando ad andare in live, vedo che anche a voi piace tanto, quindi abbiamo quest'oretta in cui parliamo, discutiamo, ho iniziato a fare reaction, cose e poi li metto sul canale come video secondari, video un po' più diciamo tranquilli e magari può farvi piacere. Fammi sapere se avete delle idee per le live, se volete che faccia qualcosa in particolare e se vi fanno piacere, perché durante le live chiacchieriamo, ma poi ovviamente le posso caricare come video separati se qualcuno è interessato. La prima cosa che consiglio è un profumo, quindi ovviamente nel momento in cui ti prendi cura della versione esteriore di te, non solo la versione interiore migliora tuttora, ma anche con le altre persone, le relazioni che hai con gli altri. Ed essendo che università, lavoro e scuola è tanto basato sulle relazioni con gli altri, quando migliori te stesso a livello esteriore, automaticamente anche tutto il resto migliora. Quindi è qualcosa che cerco sempre di trattare qua sul mio canale, quindi non è solo parlare di cose esterne, ma anche interne perché sono molto più connesse di quanto si pensa. Un profumo si può andare in due direzioni. Secondo me è una direzione un po' più strong, che magari è versatile, perché la maggior parte di voi indossano il profumo non solo quando sono di giorno in giro, ma lo vogliono anche per la sera. Qualcosa come Versace Dylan Blue o questo la marca Jal possono essere quel fresco un po' particolare che può essere indossato tranquillamente durante tutta la giornata, un po' più strong, con un po' più di carattere. Se no, qualcosa che consiglio è qualcosa di più semplice, qualcosa di un po' più fresco, che può andare bene, che non dà fastidio agli altri, soprattutto indoor, qualcosa come un Bleu de Chanel o come un J-Scent, questo qui è Sumo Wrestler, molto fresco, pulito, si può andare in entrambe le direzioni. Io consiglio personalmente, se è qualcosa di giorno, magari qualcosa di un po' più fresco, un po' più leggero, per non dar fastidio agli altri, perché va bene dimostrare di essere profumati e tenere alla cura di sé, ma anche non dare fastidio troppo alle altre persone, non essere invasivi. Ovviamente una cosa che è molto utile durante questi periodi è anche mantenere un certo tipo di routine, di abitudini, fare tracking. Mi sono accorto quest'anno, anche seguendo tutto il blueprint di Brian Johnson, di quanto fare tracking del sonno, di allenamento, del cibo sia molto importante per mantenere uno stile di vita sano e dare il massimo anche per le performance. E una cosa che a me ha aiutato tanto quando ero più piccolo e facevo anche le scuole e anche l'università e in realtà nel nuoto e tutto, è avere un dispositivo unico che fa un po' tutto come un Apple Watch. L'Apple Watch ragazzi secondo me è incredibile, tutte le persone a cui l'ho fatto provare e dicevano no ma io non indosso orologi, no ma non mi piace, poi l'hanno preso, l'hanno provato e non l'hanno più restituito. E per me è stata la stessa cosa, dal modello 1 che c'è stato anni fa non l'ho mai lasciato andare, lo cambio ogni 3-4 anni perché secondo me non vale la pena cambiarlo più frequentemente, a differenza per me dell'iPhone che lo cambio più spesso semplicemente perché lo uso per lavoro. I video che avete visto tanti sono stati registrati con il telefono e quindi un dispositivo di tracking che possa esservi d'aiuto per capire se state dormendo bene, se state troppo tempo seduti, vi dà una notifica per alzarvi e dire svegliatevi fuori, se siete un po' troppo sedentari, se avete magari dei suoni troppo forti attorno a voi, insomma vi aiuta non solo con il tracking ma anche con le notifiche. Mi ricordo una cosa che continua a interromperti mentre studi, mentre lavori eccetera, dà fastidio, e invece qualcosa come un orologio, che non deve essere per forza un Apple Watch ma un orologio smart, semplicemente vi toglie quella cosa di continuare a guardare il telefono per l'ora o per le notifiche. Vi arriva qua, scegliete se rispondere o meno, se non è qualcosa a cui bisogna dare per forza priorità in questo momento si può lasciare per dopo. Quindi a me ha aiutato tanto, è un dispositivo che toglie e dà concentrazione, cioè che toglie i disturbi e dà concentrazione, quindi ve lo consiglio.
Quarta cosa, sempre parlando di longevità, sempre parlando di salute, è una piccola chicca che non molti utilizzano, che secondo me bisognerebbe iniziare a implementarla. Tutti dovrebbero avere un po' la loro bottiglia personale. Io ho quella lì dietro, che vedete, che è una bottiglia in rame, è un po' più difficile da tenere perché bisogna lavarla costantemente, deve avere un certo tipo di proprietà e di lavorazione per non fare male, ma se fatta in un certo modo il rame, nello yoga, nella Ayurveda, è qualcosa che aiuta molto l'acqua, e l'acqua, noi siamo fatti del 70% d'acqua, dobbiamo essere costantemente idratati, aiuta tantissimo nella concentrazione, nello stare bene in generale, e bere da bottiglie di plastica non solo è uno spreco per l'ambiente, ma è uno spreco anche di soldi, e in più si vanno a ingerire tutte quelle microplastiche di cui si potrebbe fare bene a meno. Quindi fate le vostre ricerche, trovate la vostra bottiglia con meno microplastiche possibili. A volte quelle di vetro dicono che siano ottime se non utilizzate qualcosa in rame o in un metallo fatto in un certo modo che non rilasci metalli pesanti, quindi dei metalli fatti bene. Cercate di evitare quelle di plastica e portatevela sempre dietro. Trovate un modo di avere una bottiglia che vi mettete nello zaino, vi mettete nella borsa, vi mettete da qualche parte, ed è qualcosa che può esservi sempre utile. Dal punto di vista sempre estetico, quindi cerco di fare un po' uno per farvi capire, qualcosa che è un po' un mio consiglio, non oggi sto utilizzando questa maglietta che tra l'altro ho comprato quando sono andato in Giappone in un second hand, quindi una maglietta second hand. Mi è piaciuta, ho detto vabbè, oso, questa volta provo qualcosa di diverso, e non mi dispiace, è un po' particolare, dell'Harley Davidson. Dietro ha un disegno un po' particolare, ma tendenzialmente quando mi vedete nei video indosso quasi sempre total black, quindi vestiti neri, vestiti neutri, ed è qualcosa che vi consiglio di fare, perché ho fatto tanti errori in passato a scuola, essere presi in giro da varie persone. Ovviamente indossate quello che vi pare, quello con cui vi sentite più a vostro agio, però il mio consiglio è, se siete indecisi su cosa indossare, state su vestiti neutri, total black va sempre bene, il grigio, il bianco, vestiti che possono essere accettabili, presentabili in ogni situazione. Poi potete aggiungerci magari dei vostri accessori per dare qualcosa, un tocco personale, però secondo me cercare troppo magari di esagerare in un ambiente lavorativo, in un ambiente professionale, in un ambiente anche scolastico, a volte può ripercuotersi su di voi. Quindi sì, ovviamente, se avete magari la passione, il coraggio, la voglia, sfogatevi, vestitevi come vi pare, è bello anche quello, ma se come me non è qualcosa con cui vi volete esporre troppo, non è qualcosa con cui volete esprimervi troppo, perché c'è gente che si vuole esprimere con i vestiti, gente che si vuole esprimere con dell'altro, allora vi consiglio semplicemente dei vestiti normali, una camicia, una maglietta, qualcosa di tranquillo, di basic, che vanno sempre bene, e dopo puoi comunque diciamo fare dello styling come ti pare a te, quindi puoi metterli come ti pare a te, ovviamente seguendo anche le cose del momento, ma non strafare, rimani con qualcosa di tranquillo che va sempre bene. Se dovete comprare dei vestiti, andate sul basic, minimal. La quinta cosa è sempre rivolta dal punto di vista della cura esteriore, ed è i capelli. Bisogna fare attenzione perché in questo periodo è uno dei momenti in cui si perdono più capelli, non solo per lo stress dato dal fatto che si cambiano le routine, si inizia a lavorare, ma anche proprio da un punto di vista fisiologico dato dal momento della Terra nel sistema solare, ovvero inizia l'inverno. L'inverno, il cambio stagione, è un momento in cui tendenzialmente il bulbo pilifero diventa un po' più debole e quindi si perdono un po' più capelli. È normale, quindi non preoccupatevi. Quello che io vi consiglio di fare è non solo cercare di evitare lo stress in un senso esagerato, quindi tutto ciò che magari vi può far stare male da un punto di vista mentale, cercate di affrontarlo, tutto ciò che vi può far male da un punto di vista di ansia, di cose che non avete ancora affrontato, affrontatele, prendetele, magari parlate con chi di dovuto, ma a un certo punto risolvete queste cose che vi fanno star male. Avere una routine sana in generale, quindi allenarsi, mangiare bene, sono ovviamente cose che aiutano, ma per i capelli in modo specifico cercate di stressarli il meno possibile, di non utilizzare phon, di legarli il meno possibile, di utilizzare i prodotti corretti. Se volete poi qualcosa di specifico, utilizzate degli shampoo energizzanti, massaggiate bene la cute, irrorate bene il cuoio capelluto nel momento in cui utilizzate i prodotti, e magari utilizzate anche un siero. Questo è un esempio di un siero che sto utilizzando io, di Mario Lorenzin, un siero anticaduta, un siero che aiuta da mettere prima della doccia, prima di fare la doccia, quindi massaggiate per bene, aspettate
uscivate e poi entrate. Quindi un siero anticaduta, uno shampoo energizzante, trattare bene i propri capelli aiuta già tanto. Quindi mi raccomando, andando da un punto di vista un po' più interiore che è collegato anche a quello esteriore, come vi ho detto sono due cose che sono totalmente collegate, e quello che vi posso consigliare è inserire durante la giornata, magari la mattina o la sera, una piccola meditazione. Mi raccomando ragazzi, perché anche qua non è solo per i capelli che dovete togliere lo stress, ma in generale se siete persone che stanno bene, siete disidentificati con tutto ciò che non siete, quindi i vostri pensieri, il vostro corpo, tutte queste cose che possono creare un casino in testa, sicuramente vivrete le vostre giornate, farete in modo molto migliore, vivrete ogni scelta che fate in modo più consapevole, con più chiarezza, riuscirete a fare le cose con più calma, fatte in modo migliore, saprete scegliere meglio la vostra strada, e poi bisogna lottare per un mondo un po' più conscio e un po' meno compulsivo. Quindi secondo me almeno 10 minuti di meditazione, un quarto d'ora di meditazione è la base che tutti dovremmo avere. Come ci laviamo i denti, bisognerebbe anche allenarsi, bisognerebbe mangiare bene, bisognerebbe anche meditare. Potete scegliere voi, io una che vi do base, che a me ha aiutato tanto, è gratuita, la trovate su YouTube, è Isha Kriya. Isha Kriya dura un quarto d'ora, 13 minuti, 14 minuti, dipende da quanto volete farla durare, ma veramente a me ha cambiato la vita. Vi consiglio di provarla per un po', se volete fare qualcosa di più complesso c'è ingegneria interiore, però Isha Kriya è già potentissimo se volete fare qualcosa. Se no c'è il metodo Wim Hof, ci sono tante cose, fate quello che vi piace, questo è il mio consiglio. Nel momento in cui poi andate dalle altre persone, la prima cosa che vedono di voi e anche il primo segno di invecchiamento è la pelle, quindi mi raccomando, una cosa che può essere molto utile è una skincare. Quindi prendetevi una skincare base, vi lascio in descrizione un video che avevo fatto su come si fa una skincare base, vi bastano veramente 3 cose in croce, imparate a farlo, prendetevi cura di voi, perché non è questione di essere più belli, meno belli, è semplicemente questione di difendere l'unico organo che è esposto il più possibile a tutti gli agenti esterni e quindi invecchia prima da un sacco di problemi. Bisogna stare attenti al sole, quindi indossate un SPF, prendetevi cura della vostra pelle e vedrete che non solo a livello esteriore cambia anche il rapporto con le persone, ma anche voi vi sentirete molto meglio. L'ottava cosa è collegata al Apple Watch di prima, di iniziare ad avere una wind down routine, di mettere come priorità il sonno. Mi ricordo in un video che ho visto non solo di Brian Johnson, ma una masterclass che ho fatto proprio dedicata al sonno, facevano notare che tra tutti i parametri biometrici che si possono registrare nel corpo umano durante la routine, la cosa che ha l'impatto maggiore durante la vita di una persona è il sonno. Quindi dormire nel modo corretto, dormire nel modo migliore, che non vuol dire dormire tot ore per forza, ma vuol dire dormire bene quelle ore che dormi, ha un impatto altissimo su tutto quello che fai dopo. Quindi imparate a dormire nel modo corretto. Per dormire nel modo corretto, anche lì ho fatto dei video a riguardo, ma la cosa principale è avere una routine di rallentamento prima di andare a letto. Quindi non puoi utilizzare il telefono, studiare, fare 1000 cose, lavorare fino al momento prima di mettere la testa sul cuscino. Bisogna pian piano adattare il corpo a rallentare, avere una routine in cui vai a letto più o meno sempre alla stessa ora e ti addormenti sempre alla stessa ora, e ti alzi sempre alla stessa ora, andare a letto con lo stomaco un po' vuoto, con meno stimoli possibili, che sei già quasi mezzo addormentato prima di dormire. Questa cosa aiuta tantissimo. Ovviamente anche per l'ultimo consiglio, che è avere una routine sana. Nel momento in cui tu fai un allenamento, dormi nel modo corretto e mangi almeno, non dico bene, ma almeno eviti le schifezze, non puoi che andare bene nel tuo lavoro. Nel momento in cui tu stai bene e sei contento e fai tutte queste cose, si crea un circolo virtuoso per cui dormi bene, quindi ti viene più facile mangiare bene, quindi ti viene più facile allenarti, quindi ti viene più facile lavorare, quindi i risultati arrivano prima e meditando arrivano con chiarezza, quindi si crea veramente un circolo virtuoso che una cosa tira l'altra e arrivi veramente alla versione migliore di te. Poi le relazioni andranno al meglio anche perché sei presentabile, e quindi se non lo fate provateci, provate almeno con una piccola cosa, aggiungete una camminata. L'altro giorno parlavo con un ragazzo che mi ha chiesto un aiuto perché non riesce a smettere di fare cose che non lo fanno star bene e a iniziare invece delle routine sane. Io gli ho detto: inizia da qualcosa di veramente piccolo, inizia con un piccolo passo in una routine sana, un allenamento, una camminata, inizia a fare qualcosa, togliere l'alcol o fare qualsiasi cosa che può farti star bene, e vedrai che quella piccola cosa, invece di cercare di scacciare le cose negative, di scacciare il buio, accendendo pian piano la luce, accendendo un piccolo fuocherello, vedrai che man mano che divampa si accende sempre più luce e il buio se ne va da solo. Quindi è veramente questione di creare un circolo virtuoso, quindi muoversi, mangiare bene,
bene, eccetera. E l'ultimo consiglio che posso darvi come bonus è quello, soprattutto se siete a scuola, di ascoltare. Perché? Perché so che sembra noioso, quando siete a scuola siete con i vostri amici, potete fare quello che volete, fare casino, ma fidatevi che nel momento in cui ascoltate quello che accade a scuola, in università o a lezione o al lavoro, qualsiasi cosa, a casa poi avrete da fare molto 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 meno. Io mi ricordo non facevo quasi i compiti, non studiavo perché ero in una classe di sole femmine e non c'era una mosca che volava per tutto il tempo, ma la cosa bella è che quando poi andavo a fare le verifiche, andavo a fare le interrogazioni, l'80% delle cose me le ricordavo dalle lezioni e ascoltandole a volte ti accorgi che sono cose interessanti e magari le approfondisci di più, oppure magari non ti piacciono però te le ricordi più facilmente. Quando vai a ripassarle a casa ti basta veramente un 10% di lavoro e sei a posto. Quindi questo è un piccolo consiglio che posso darti e sembra noioso, ma è quello che a me ha salvato la vita, perché nuotavo e facevo allenamento tutti i giorni e quindi lo stare attento in classe mi ha un po' salvato dal fatto che non avevo tempo a casa per studiare. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video.